C'è un predatore che si nasconde in piena vista, non lascia segni visibili, non usa armi convenzionali, eppure le sue vittime portano cicatrici invisibili che durano anni. Il narcisista, il maestro della manipolazione che trasforma la tua realtà in un labirinto di dubbi, facendoti credere che sei tu il problema, che sei tu a essere sbagliato. Forse ne hai incontrato uno, forse ci vivi insieme, forse ne dipendi emotivamente, e questa è la loro arma più potente. Ma oggi capovolgiamo la scacchiera. Non parlerò di difesa o di sopravvivenza, parlerò di contrattacco, di come puoi riprendere il controllo della tua vita e nel processo disarmare completamente chi ha tentato di manipolarti. Ecco i 7 strumenti che trasformeranno la tua debolezza in forza e il loro potere in polvere. Diventa l'ombra invisibile. Il vero potere sta nel non richiedere alcuna attenzione. Epitteto. Il narcisista vive di attenzione come un vampiro vive di sangue. Ogni tua reazione, che sia positiva o negativa, è ossigeno per il loro ego smisurato. Quando urli, loro vincono. Quando piangi, loro vincono. Persino quando ti difendi appassionatamente, stanno ottenendo esattamente ciò che vogliono. La prova che possono controllarti emotivamente. La strategia dell'ombra invisibile consiste nel diventare emotivamente irraggiungibile. Non si tratta di ignorarli in modo infantile, ma di creare una distanza psicologica che li lascia nel vuoto. Non reagire alle provocazioni, non rispondere alle accuse, non giustificarti. Ogni volta che tentano di ottenere una reazione e falliscono, un piccolo pezzo del loro potere si sgretola. Pensa a questa tecnica come a una partita a scacchi. Il narcisista fa una mossa provocatoria aspettandosi la tua controreazione immediata, ma tu non muovi un pezzo, rimani immobile. Questa risposta imprevista crea confusione. Hanno lanciato l'esca ma tu non hai abboccato. Dopo ripetuti tentativi falliti, la frustrazione del narcisista crescerà in modo esponenziale. Con il tempo imparerai a riconoscere i loro meccanismi manipolatori, la falsa gentilezza improvvisa, l'aggressività calcolata, il vittimismo strategico. E quando li vedrai per quello che sono, semplici tattiche, perderanno il loro effetto su di te. Il narcisista cercherà di intensificare le provocazioni quando si renderà conto che le vecchie strategie non funzionano più. Preparati, potrebbero dire cose orribili, potrebbero attaccare i tuoi punti più vulnerabili, ma ricorda, queste sono solo mosse disperate di qualcuno che sta perdendo controllo. Non confondere questa strategia con la passività. Non stai rinunciando al tuo potere, lo stai concentrando su ciò che conta davvero, la tua serenità, i tuoi obiettivi, le persone che meritano veramente la tua energia. Il narcisista diventerà progressivamente irrilevante, un rumore di sottofondo che a malapena registri. Questa tecnica richiede pratica e disciplina interiore. All'inizio sarà difficile non rispondere, non difenderti, non farti coinvolgere emotivamente, ma ogni volta che resisti diventi più forte e loro più deboli. Costruisci muri infrangibili. La libertà consiste nell'avere il pieno controllo sui propri confini. Seneca. I narcisisti sono colonizzatori di anime. Si infiltrano nei tuoi spazi personali, cancellano i confini tra te e loro, fino a quando non sai più dove finisci tu e dove iniziano loro. La tua forza emotiva, la tua energia mentale, persino il tuo tempo, tutto diventa loro proprietà. Costruire muri infrangibili non significa isolarsi dal mondo, ma creare un perimetro sacro attorno alla tua identità che nessuno può violare. Questi confini non sono negoziabili, non sono flessibili e soprattutto non richiedono giustificazioni. Inizia identificando le aree della tua vita dove il narcisista ha oltrepassato i limiti. Forse controlla le tue amicizie, forse critica sistematicamente le tue scelte, forse irrompe nei tuoi spazi personali senza permesso. Per ogni violazione devi costruire un corrispondente confine di ferro. Comunica questi limiti con calma glaciale e precisione chirurgica. Non discuterò più le mie amicizie con te. Non accetterò critiche sul mio aspetto. Busserai prima di entrare nella mia stanza.
Nessuna spiegazione, nessuna scusa, nessuna negoziazione. Un'affermazione seguita da conseguenze chiare in caso di violazione. Preparati alla resistenza. Il narcisista reagirà come un bambino viziato a cui viene negato un giocattolo. Rabbia, manipolazione emotiva, accuse di egoismo. Tutte reazioni prevedibili quando qualcuno abituato a sconfinare trova improvvisamente un muro. La tua risposta a questo? Silenzio e fermezza assoluta. Ogni confine che stabilisci è una dichiarazione di indipendenza. Stai dicendo, senza parole ma con azioni, questa parte di me non è in vendita, non è negoziabile, non è disponibile per il tuo consumo emotivo. E per un narcisista, abituato a possedere e controllare ogni aspetto delle sue vittime, questo è un colpo devastante. Questi muri devono essere presidiati costantemente. Il narcisista testerà ripetutamente i tuoi confini, cercando crepe, debolezze momentanee, aperture emotive. La coerenza è la tua arma principale. Una singola eccezione, un singolo momento di debolezza, e dovrai ricominciare da capo. Ricorda che i confini più potenti non sono quelli che annunci, ma quelli che mantieni. Non minacciare conseguenze che non sei disposto ad attuare. Se dici che te ne andrai se ti mancherà di rispetto, preparati a farlo davvero. La tua credibilità è la malta che tiene insieme questi muri. Con il tempo, il narcisista si troverà di fronte a una scelta: adattarsi ai tuoi confini o perdere l'accesso a te. Entrambi gli scenari rappresentano una tua vittoria. Trasforma il loro orgoglio in gabbia. La più grande trappola è credere di essere speciali. Marco Aurelio. L'orgoglio smisurato del narcisista può sembrare una fortezza inespugnabile, ma è in realtà la loro prigione invisibile. E tu puoi trasformare questa prigione in una gabbia che li intrappola, limitando il loro potere di ferirti. Il narcisista si considera superiore, eccezionale, al di sopra delle regole che governano le persone comuni. Questo orgoglio patologico li rende prevedibili e sorprendentemente facili da manipolare. Come? Attraverso l'indifferenza strategica. Quando il narcisista si vanta dei suoi successi, rispondi con un educato ma tiepido, interessante o bello. Non contestare direttamente le loro affermazioni, ma nemmeno alimentarle con l'ammirazione che cercano disperatamente. Questa risposta neutrale è devastante, perché lascia il narcisista in un limbo emotivo. Non può né nutrirsi della tua ammirazione né della tua opposizione. Un'altra tecnica efficace è quella che chiamo lo specchio della mediocrità. Quando il narcisista cerca di impressionarti, paragona casualmente i suoi risultati a quelli di qualcun altro. Ah, mi ricorda quello che ha fatto il figlio della mia vicina l'anno scorso. Niente è più umiliante per un narcisista che essere considerato comune o, peggio, irrilevante. Il narcisista costruisce la propria identità attorno all'idea di essere speciale, unico, insostituibile nella tua vita. Dimostra con piccole azioni quotidiane che puoi essere perfettamente felice anche senza la loro presenza. Goditi attività da solo. Coltiva relazioni significative con altri, mostra una gioia autentica che non dipende da loro. Quando il narcisista tenta di manipolarti attraverso il senso di colpa, rispondi con una domanda semplice ma potente. Perché pensi che sia mia responsabilità? Questa domanda sposta il peso della loro insoddisfazione dalle tue spalle alle loro, dove appartiene. Non entrare mai in una competizione diretta con un narcisista. Non sfidare apertamente la loro superiorità. Invece, semplicemente non partecipare al gioco. La loro grandiosità appare ridicola quando non ha un pubblico che la convalida o la contesta. Ricorda, l'obiettivo non è umiliare il narcisista, ma renderlo irrilevante nella tua vita emotiva. Ogni volta che il loro orgoglio li spinge a comportamenti estremi per attirare la tua attenzione e tu rimani distaccato, stanno perdendo potere su di te. Il più grande insulto per un narcisista non è essere odiato, è essere considerato ordinario. Usa questa consapevolezza come il tuo scudo più potente. Pratica la freddezza emotiva. Tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio. In quello spazio risiede il nostro potere di scegliere e in quella scelta risiede la nostra libertà. Zenone.
I narcisisti sono cacciatori di emozioni, provocano, manipolano e feriscono per estrarre reazioni intense. Il tuo dolore, la tua rabbia, la tua frustrazione sono il carburante che alimenta il loro senso di potere. Ma cosa succede quando privi un predatore della sua preda? Diventa impotente. La freddezza emotiva è l'arte di rimanere internamente centrato, mentre esternamente mostri un'impenetrabile calma, indipendentemente dalle provocazioni. Non si tratta di reprimere le emozioni, ma di scegliere consapevolmente come e quando esprimerle, e soprattutto davanti a chi. Quando il narcisista lancia un insulto calcolato per farti esplodere, rispondi con un semplice «capisco il tuo punto di vista» o «grazie per condividere». Nessuna difesa, nessun contrattacco, nessuna lacrima. Solo una tranquillità imperturbabile che confonde e frustra chi cerca disperatamente una reazione. Pensa alla freddezza emotiva come a una forma di arti marziali psicologiche. Il narcisista mette energia nell'attacco, ma invece di respingerla o assorbirla, tu la lasci semplicemente passare attraverso te, senza effetto. Questa tecnica richiede pratica, ma diventa più facile con il tempo. Un metodo efficace è quello che chiamo il ritardo programmato. Quando il narcisista ti provoca, conta mentalmente fino a 10 prima di rispondere. Questo breve intervallo interrompe la reazione impulsiva e ti permette di scegliere una risposta calcolata invece di reagire emotivamente. Pratica l'arte di non difenderti. Il narcisista lancerà accuse assurde, distorcerà la realtà, ti attribuirà intenzioni che non hai mai avuto. Il tuo istinto sarà correggere, spiegare, giustificare. Resisti. Ogni tentativo di difesa è un'ammissione che le loro parole hanno importanza per te. Concentrati sulla tua respirazione nei momenti di tensione. Respiri lenti e profondi calmano il sistema nervoso e ti aiutano a mantenere il distacco emotivo, anche quando dentro di te senti la rabbia montare. Questo contrasto tra la tua calma esterna e la loro crescente frustrazione invertirà completamente la dinamica di potere. La freddezza emotiva ha un effetto cumulativo. All'inizio, il narcisista intensificherà gli attacchi, cercando disperatamente di rompere la tua nuova corazza, ma con il passare del tempo e con la tua costante imperturbabilità, perderanno gradualmente interesse. Come un bullo che non riesce più a provocare reazioni nella vittima, si allontaneranno in cerca di fonti di energia più reattive. Ricorda che la vera vittoria non sta nel cambiare il narcisista, ma nel proteggerti dai suoi effetti tossici. La tua serenità non è negoziabile e nessuno ha il diritto di disturbarla. Coltiva la tua rinascita. La vita si espande in proporzione al coraggio. Epitteto. Il modo più devastante per neutralizzare un narcisista è renderlo completamente irrilevante per la tua felicità e il tuo successo. Non c'è tortura più grande per chi ha costruito la propria esistenza attorno al controllo emotivo che vedere la sua vittima fiorire indipendentemente dalla sua presenza o approvazione. La rinascita personale non è solo un atto di resistenza, è una dichiarazione di libertà. Inizia riscoprendo chi eri prima che il narcisista entrasse nella tua vita. Quali passioni avevi accantonato? Quali sogni avevi messo in pausa? Quali amicizie avevi lasciato affievolire? Questo è il momento di riaccendere quelle fiamme. Investi nelle tue competenze e nella tua crescita professionale. I narcisisti spesso sabotano il successo delle loro vittime, temendo che l'indipendenza economica possa tradursi in libertà emotiva. Ogni promozione, ogni nuovo progetto, ogni competenza acquisita è un mattone nella costruzione della tua indipendenza. Ricostruisci la tua identità fisica, cambia il tuo stile se lo desideri, ritorna in quella palestra che avevi abbandonato, ritrova il piacere di prenderti cura del tuo corpo. Il narcisista ha tentato di convincerti che il tuo valore dipende dal suo giudizio. Dimostragli quanto si sbagliava. Coltiva una ricca vita sociale indipendente da loro. Ogni nuova amicizia, ogni serata trascorsa ridendo con altre persone è un chiaro messaggio. La tua felicità ha molte fonti e loro non sono indispensabili per nessuna di esse. Prenditi cura della tua salute mentale come faresti con un giardino prezioso. Considera la terapia, la meditazione
la scrittura terapeutica. Ogni strumento che ti aiuta a processare il trauma e a ricostruire la tua autostima è un investimento inestimabile nella tua rinascita. Impara a celebrare i tuoi successi senza bisogno di validazione esterna. Il narcisista ti ha programmato per dubitare del tuo valore senza la sua approvazione. Rompi questa dipendenza festeggiando consapevolmente ogni tuo traguardo, grande o piccolo che sia. Mentre intraprendi questo percorso di rinascita, il narcisista reagirà in modi prevedibili. Prima tenterà di sabotarti, poi di sminuire i tuoi successi. Infine, quando capirà che stai davvero sfuggendo al suo controllo, potrebbe persino tentare di appropriarsi dei tuoi risultati o di fingere di averti sempre sostenuto. Tutto questo non importa. La tua rinascita non è per loro, non è contro di loro, è semplicemente nonostante loro. E questa indifferenza al loro ruolo nella tua vita è il colpo finale al loro ego ipertrofico. Crea una fortezza di alleati. Nessun uomo è un'isola, la vera forza nasce dalla comunità. Seneca. Il narcisista prospera nell'isolamento della sua vittima. Ti separa strategicamente dalle persone che potrebbero offrirti prospettiva, supporto e un senso di realtà alternativo a quello che hanno costruito attorno a te. Ti fa credere che nessuno ti capisce come loro, che nessuno ti accetterebbe se conoscesse i tuoi difetti, che il mondo esterno è una minaccia da cui solo loro possono proteggerti. Creare una fortezza di alleati significa smantellare sistematicamente questa illusione. Non si tratta solo di fare nuove amicizie, ma di costruire una rete di supporto che funga da scudo contro la manipolazione narcisistica. Inizia riallacciando i rapporti con le persone che il narcisista ha allontanato da te, familiari, vecchi amici, colleghi. Spesso queste relazioni non sono morte, ma semplicemente messe in pausa. Molte di queste persone saranno sorprendentemente recettive, avendo intuito che c'era qualcosa di sbagliato nella tua situazione. Sii strategico nella costruzione della tua rete. Cerca persone diverse che possano offrire vari tipi di supporto. L'amico che sa ascoltare senza giudicare, il mentore che può offrirti guida professionale, il confidente che comprende perché ha vissuto esperienze simili. Diversificare il tuo supporto emotivo è essenziale. Considera gruppi di supporto specifici per chi ha subito abusi narcisistici. L'esperienza condivisa crea un legame potente e ti offre strumenti pratici che altri hanno già testato con successo. Sapere che non sei solo, che la tua esperienza ha schemi riconoscibili, è incredibilmente liberatorio. Un terapeuta specializzato in relazioni tossiche può essere un alleato fondamentale. Ti aiuterà a vedere chiaramente i meccanismi di manipolazione, a ricostruire confini sani e a guarire le ferite emotive profonde che il narcisista ha inflitto. Mentre costruisci questa fortezza di alleati, mantieni una regola ferrea: non condividere informazioni personali che potrebbero tornare al narcisista. Scegli con cura di chi fidarti completamente, sapendo che il narcisista potrebbe tentare di infiltrarsi nella tua rete attraverso amici comuni o manipolando le persone contro di te. I tuoi alleati non sono armi da usare contro il narcisista, ma supporti per la tua guarigione e crescita. Il loro scopo non è aiutarti a vincere il conflitto, ma a renderlo irrilevante per la tua vita futura. Con una solida rete di supporto noterai un cambiamento fondamentale nella dinamica. Le parole e le azioni del narcisista perderanno gradualmente potere su di te. Le loro manipolazioni diventano più evidenti quando hai prospettive esterne che confermano la tua percezione della realtà. La comunità non è solo uno scudo, è uno specchio che riflette la tua vera identità, ricordandoti chi sei realmente oltre le distorsioni che il narcisista ha cercato di imporre sulla tua autoimmagine. Esegui il taglio definitivo. La vera libertà si trova non quando abbiamo tutto, ma quando non abbiamo più nulla da perdere. Marco Aurelio. Il metodo finale e più potente per distruggere un narcisista è quello che chiamo il taglio definitivo, l'eliminazione completa e irreversibile della loro presenza dalla tua vita. Non si tratta di una semplice pausa o distanza temporanea,
È un taglio chirurgico, netto e permanente. Il taglio definitivo va oltre la separazione fisica. È una decisione consapevole di rimuovere il narcisista non solo dal tuo ambiente, ma dai tuoi pensieri, dalle tue emozioni e dal tuo futuro. È dichiarare che la loro storia su di te è finita e che ora sei tu l'unico autore della tua vita. Questa strategia richiede preparazione meticolosa. Prima di tagliare completamente i ponti, assicurati di avere messo in sicurezza tutti gli aspetti pratici: situazione abitativa, finanze separate, documenti importanti, supporto legale se necessario. I narcisisti reagiscono violentemente all'abbandono e la vendetta può manifestarsi in modi imprevedibili. Il taglio deve essere completo. Blocca ogni canale di comunicazione, telefono, email, social media. Informa amici e familiari fidati della tua decisione, chiedendo loro di non fare da intermediari o di condividere informazioni su di te. Ogni frammento di connessione è un potenziale punto di accesso per la manipolazione. Preparati all'inevitabile campagna di riconquista. Quando un narcisista si rende conto di averti perso, dispiegherà tutto il suo arsenale: false promesse di cambiamento, manipolazione emotiva, tentativi di farti sentire in colpa e persino minacce. La loro disperazione sarà proporzionale al controllo che sentono di star perdendo. Il periodo immediatamente successivo al taglio sarà il più difficile. Potresti dubitare della tua decisione, sentire nostalgia per i momenti positivi o preoccuparti di aver reagito in modo eccessivo. Questo è normale, è il risultato della programmazione emotiva a cui sei stato sottoposto. Tieni un diario delle ragioni che ti hanno portato a questa decisione e rileggilo nei momenti di debolezza. Con il passare del tempo noterai cambiamenti profondi. La nebbia mentale si dirada. Le decisioni diventano più chiare. Emozioni che erano state represse riemergono. La tua vera personalità, quella che il narcisista aveva tentato di soffocare, ritorna gradualmente alla luce. Il taglio definitivo non riguarda il narcisista, riguarda te. Non è un atto di vendetta, ma di autodifesa. Non è motivato dall'odio, ma dall'amore per te stesso e per il tuo futuro. È la realizzazione che alcune persone non meritano un posto nella tua vita, indipendentemente dai legami che avete condiviso. Per il narcisista, questo taglio netto è la sconfitta finale. Hanno investito tempo ed energia per possederti emotivamente, per diventare il centro del tuo universo. La tua capacità di allontanarti completamente e di prosperare senza di loro demolisce la loro illusione di onnipotenza. Ricorda, il taglio definitivo non è un fallimento, ma un trionfo. È la prova che hai reclamato la tua libertà, che hai scelto la tua pace sopra il loro caos, che hai avuto il coraggio di ricominciare. E mentre ricostruisci la tua vita, il narcisista diventerà sempre più piccolo nello specchietto retrovisore della tua memoria, fino a svanire completamente all'orizzonte. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.